Ciao Monica, benvenuta. Ciao, grazie. Sembri nel sarcofago. Lo sono. Metti le mani a X sul petto. Monica. Siamo qua con Cristina. Freestyle oggi. Tante indagini in una. Enjoy, grazie a Cristina che ha sponsorizzato questa multi-indagine. 5, 4, 3, 2, 1. Chiama Cristina. Viene proprio su una giostra un po' vintage. Lei è tipo su un cavallo gallina ed è sopra, quindi in questo sali e scendi. In realtà l'espressione è un po' interdetta, non riesce neanche tanto bene lei a capire cosa ci fa qua. Intorno c'è il mare, è proprio una di quelle giostre durante l'estate che si allestiscono. Ma la giostra è sulla terra, non è sul mare. È sulla spiaggia, diciamo, sì. Mm. Cristina ha chiesto i valori, vibrazione. 54 miliardi. Ottimo. Consapevolezza. 185. PS. 56. Saltiamo al cervello. Viene 10,6. Andiamo alla suscettibilità ipnotica. 67. Vediamo quanto è nella 3D. Mm, Mediamente direi 22. Bene, ottimi valori, no? Sì, sì, sì. Cosa si vuole dire, Cristina? Accetto l'invito a giocare e a divertirmi. Va bene, fatti dire dalla Cristina eterica l'argomento su cui vuole che andiamo ad indagare. Sì, penso il primo che mi propone è quello del self-publishing di Amazon. Mhm. Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Perché vuole questo argomento? Al di là del fatto che lei voleva pubblicare un libro. E al di là di questo fatto, mh, senza saperlo, Cristina è molto lungimirante. Sa che esistono informazioni nascoste dietro questo argomento. Lo intuisce. E quali sono? Vabbè, intanto la prima cosa abbastanza scontata che viene fuori sono proprio due colonnine. Una colonnina molto bassa che ha la lettera R sopra e una colonnina invece molto molto alta che ha la lettera W.
quindi proprio a indicare lo sbilanciamento tra i writers, gli scrittori, e i readers, i Mhm. lettori. Quindi questa è proprio la prima immagine che viene proposta. Ehm, Come hai detto che si chiama, scusami, questo sistema che lei hai detto prima? KDP, Kindle Direct Publishing. Kindle è il supporto di libri digitali di Amazon e pubblicazione diretta. La Kindle, la prima lettera K, è come se svenisse, cade giù. E per cui si ritrova la lettera K risulta essere, se tu la guardi frontalmente, un libro aperto a metà. Mm. Mi fa vedere questa cosa qui. Ehm, ed è come se ci fosse in mezzo a questo libro aperto a metà tutta una serie di luci, di flussi energetici, ok? Come se la cosa importante fosse in questo servizio prendere più informazioni possibili. È vero che molti si fanno scrivere i libri dall'intelligenza artificiale, ma alcuni autori vogliono veramente farsi conoscere, come sarebbe per esempio per Cristina. Lei lo scriverebbe da sé il libro. Mm. L'obiettivo è quello di conoscere il più possibile l'essere umano e disporre di tante informazioni per poi usarle anche eventualmente contro di lui. Mhm. Mm. Ehm, Poi mi fa vedere appunto come magari appunto le informazioni che si traggono da questi libri vengono utilizzati, che ne so, da ChatGPT, quindi catalogati, sistemizzati, selezionati, categorizzati per argomento, per poi fornire delle risposte che così sembrano molto umane, molto affini a noi. Mhm. Quindi alla fine sono le nostre informazioni, le informazioni umane, la HI, la Human Intelligence, che viene poi spacciata per AI. Ma sono nostre, solo che noi crediamo che non siano nostre, no? Poi l'altra cosa che mi fa vedere, sempre riguardo a questa lettera qui sdraiata, ci sono questi praticamente due angoli di 45 gradi, no? Alla fine è come se fosse un angolo di 45 gradi ribaltato, la lettera K, no? Mhm. Così sdraiata. Mm? È come in mezzo a tutto questo gioco ricordarci lo specchio. Il gioco principale consiste proprio nello specchio. Per cui alla fine quello che noi stiamo vivendo con tutto questo gioco di intelligenza artificiale è quello che noi siamo, solo che non lo capiamo che quello, quella roba lì lo siamo noi. Ok, Monica, intelligenza artificiale, AI. Cristina, nell'indagine che sta sponsorizzando, si domanda se tutti questi video che stanno girando in intelligenza artificiale, ehm, che sono a volte anche carini, possono avere delle conseguenze, direi, aggiungerei io. Sono di vari tipi. Allora, lei ha citato alcuni legati alla natura, un uomo che salva un leone marino dal mare tirandolo su con una mano, che chiaramente è impossibile. Io ho parlato dei video legati alla costruzione delle piramidi o ipotetici scenari del passato, quindi anche UFO sopra le piramidi che gestiscono la costruzione delle piramidi, personaggi famosi ehm, che si baciano e che è impossibile che lo facciano visto che sono di solito in contrasto.
interviste inesistenti di personaggi famosi che dicono cose che sono contro la loro... Insomma, poi ho visto anche delle maschere che annullano il volto per camminare per strada nelle grandi città come Londra e altre nel mondo, per evitare di dare la propria immagine a un sistema che una volta che la registra, un domani potrebbe riutilizzarla. Abbiamo appena parlato di Kindle, di Amazon KDP, potrebbe essere proprio questo, che lo scenario di tanti film, Terminator e Matrix, le macchine hanno il sopravvento, il mondo degli uomini è finito e anche Blade Runner, se vogliamo. È la direzione in cui si sta andando. Mentre parlavi, ti osservava, proprio la vedevo in tua direzione, una formica gigante. Dopo un po' che parlavi, questa formica ha iniziato a camminare velocemente, però mi sono accorta che non era una formica, era un ragno, perché quando era ferma aveva le 6 zampe e le 2 anteriori sollevate. E poi quando ha iniziato a camminare, ha camminato su tutte le 8 zampe. Mhm. Mi ha fatto vedere proprio questo inganno del ragno che si spaccia formica per sembrare più innocuo, per farci credere un qualcosa, mentre noi ci crediamo, lui passa all'atto predatorio. Quindi in quel momento ci ha imbonito, noi crediamo che appunto sia solo una formica, che il video sia solo quello, in realtà mira ad arrivare ad altro. A cosa? Adesso per esempio mi fa vedere una roba in cui tu dici in una indagine l'esatto contrario di quello che hai sempre sostenuto, Mhm. ok? Ma sei tu, eh? Il labiale sembra esattamente il tuo. Adesso mi scoccia perché dovrei tirare in ballo un altro personaggio, no? Praticamente farai una partnership con un personaggio che in realtà a te non piace, Mm. Quello delle ok? rose? Sì. Mm. Ma questo è una I o è una linea temporale? Linea No, temporale. no, è una I. Ah. È una I perché l'obiettivo è quello di creare dei video o anche solo degli audio che possano inquinare i rapporti fra di noi. Magari a te arriva un audio con la mia voce Mhm. in cui io dico determinate cose, ok, che creano tra Che di non... noi un Certo. litigio. Sì, oppure tu senti un video dove io dico peste e corno su di te. Esatto, per esempio. Per esempio, magari è vero. Infatti. Beh, in realtà sembriamo poco seri, ma è proprio questa non serietà che fa la differenza tra la macchina e l'uomo. Io credo che la macchina abbia tante cose, non abbia cuore ovviamente, e non ne abbia molte altre, e non abbia l'ironia. Ehm, Perciò che hanno bisogno di assorbire il più possibile informazioni da noi in tutti i formati, nei formati audio, nei formati video, per quello esistono le piattaforme come YouTube, tutte le nostre immagini, anche gli scritti come abbiamo visto prima. mm. Quindi loro hanno la nostra gamma anche di emozioni, di modi di esprimersi. Ehm, Solo che non c'è poi ovvio che loro essendo macchine non hanno un'elaborazione personale, possono però riprodurli e combinarli. Mm, mm, mm. Questa però è una cosa fatta in maniera molto smart,
molti dispositivi sono definiti smart, molto intelligente e molto rapida. Giocano molto anche sul tempo, sulla velocità. A proposito di AI, adesso ho fatto un gesto e mi è venuto fuori di nuovo il solito simbolo del pollice verso l'alto. Monica, andiamo a uno dei tanti infiniti futuri in cui l'AI fa il suo percorso al galoppo, probabilmente nel quale io non ci sarò. 2050. Le cose vanno come stabilito. Allora, anche per questo ci sono possibili linee temporali, pur andando nella linea stabilita, anche qua ci possono essere varie manifestazioni di questo risultato. Uno è proprio tipo Idiocracy, come il film Idiocracy, no? In cui le persone sono stupide a morire e tutto quello che conta sono alla fine le macchine, è tutto deciso e organizzato dalle macchine e l'essere umano ha azzerato le proprie facoltà di qualunque tipo. Uno. Un altro, mh, ci sono solo piccolissimi gruppi di completi umani. Gli altri sono proprio fusi con le macchine o perché hanno degli organi elettronici, vedo braccia, gambe, orecchie, occhi, eccetera, o perché proprio sono innestati con vari tipi di microchip, polsi, testa, E ce il n'è proprio sangue nel quasi sul corpo che petto. gira. Sì, sì, sì. Ehm, E chi? Vabbè. Poi? mm, Poi qua è come quest'altro, è tipo una sorta di ribaltamento, per cui i servi sono gli umani e fanno proprio delle cose molto di manovalanza. E, ai vertici ci sono i robot. Con tipo degli stipendi standard. I robot. I robot erogano agli umani degli stipendi standard. Come sono Eh, fatti questi robot? no, questi sono, io non li, questi che vedo io di questa linea temporale sono quasi come quelli che ci sono adesso di Tesla, è presente Mm, gli mm, Optimus, mm, cioè che non ce l'hanno il volto umano, hanno la visiera nera. mhm. Non si sprecano neanche a voler simulare l'essere umano, nelle fattezze del volto. Sì, il corpo sì, ovviamente, ha le due gambe, le due braccia, così sono. E sono i capi. Sì, sì, sì. Sì, li vedo per esempio all'interno dei grattacieli, li vedo comparire in TV, sono loro i portavoce governativi, dentro una chiesa, Mhm. dentro le scuole come insegnanti. Una delle linee temporali. Ehm, Beh, nel 2050, nella linea temporale, al suo opposto. Sembrano gli anni 1950 Mhm. e quindi sembra proprio che la scelta sia stata quella di tornare indietro in un certo senso, perché la prima immagine è di gioco, quindi vedo proprio un bambino che gioca con un trenino di legno, però mi fa vedere dietro questi elettrodomestici con il design bombato e colori pastello anni 50, però molto avanzati come tecnologia, Mhm. molto performanti. Però come se rimanesse solamente
nell'ambito elettrodomestici, anche il frigorifero, tutto tecnologico, la lavatrice tecnologica, ma appunto con questo design molto artistico, molto gradevole da vedersi. I bambini vedo che giocano per strada ancora con i vecchi giochi, quindi scrivendo per terra, sai, il gioco della campana, salterellando, utilizzando i colori. Sugli scivoli, saltano la corda, giocano all'elastico. Ok. Qual è, Monica, la finalità di questi video così chiaramente finti e che girano nei vari social? Quelli di creare... Sì, c'è proprio un cratere, no? Quando tu parli viene fuori un cratere, una separazione, una divisione. Più caos dentro la persona significa proprio la disgregazione, no? Dell'umano dentro di sé, ma allo stesso tempo anche discordia fra le persone, perché come abbiamo visto l'evoluzione estrema potrebbe essere proprio quella di creare dei video in cui siamo protagonisti noi esseri comuni e dei video che vadano a compromettere le relazioni proprio attraverso dei video e degli audio fake. Quindi comunque nel complesso l'obiettivo è questo, è la separazione. Tra l'altro, mentre dico questo, viene la compagna, quella robotica di Elon Musk, Mm. che ha il viso da donna e il corpo esattamente come tutti i robot Tesla, e viene con in mano la katana. Mhm. Infatti lei si chiama Catanela, no? Ela, penso perché Elon Musk, Ela, femminile, con la katana, che è questa spada che serve proprio a dividere. Testimonianza che questo che stiamo dicendo è vero. L'obiettivo è la divisione dell'essere umano dentro di sé e con gli altri, rispetto agli altri. Qual è la finalità dei video a tema alieni, costruzione piramidi? Quello mi viene un omaggio, come se fosse un omaggio agli dei, a, a quelli creduti dei. Ehm, io non li ho visti come li hai descritti, proprio mi sono arrivati gli dei greci e gli dei egizi, poi in realtà sono simili, Mhm. molto grandi, molto muscolosi, belli, eternamente giovani, potenti, forti. Eh, ehm, è proprio come se fosse una sorta di inchino, di ringraziamento a loro. Altre forme dell'AI dell'epoca? Ehm, E, cioè, gli dei, non ho capito, scusami. Sì. Ehm, sono quelli prodotti dalla grande nonna Ragno. Allora, Da lei nascono tutti gli dei. vediamo di capire, questa è un'indagine molto importante. Noi siamo, la cosa più importante, la cosa... Ah, ecco, e l'unica cosa che esiste è l'anima, questa parte di sorgente che viene qua. La Matrix non esiste, è un nuvolone, una sferona dove tutto accade, dove ci sono variabili che non esistono come il tempo, quindi ci sono varie linee temporali, si può fare di tutto, un mega gigantesco videogioco su più piani. In qualche modo nulla esiste nella Matrix, neanche il nostro corpo, neanche gli animali. Se voi osservate dei piccioni nella piazza di una città e il loro comportamento è sempre la stessa cosa. Io questa cosa l'avevo già detto in un'altra sessione. Io vidi la riproduzione in un videogioco dei piccioni e non ci è voluto molto. L'algoritmo li faceva andare un po' tutti
in tutte le parti del gioco, sul tetto, sul balcone, sulla terra, su un albero, e questi facevano sempre le stesse cose. C'era il momento corteggiamento, il maschio si gonfia, va dietro la femmina che è ritrosa e fa tutti quei bravi girettini, oppure c'è il momento ricerca del cibo, o c'è il momento pisolino. Le dinamiche sono sempre le stesse, ci sono delle dinamiche sempre uguali. La Matrix è un grande videogioco, è una specie di AI, già la Matrix. E la AI sembra una Matrix nella Matrix. È così, Monica. Allora, mentre tu parli, l'immagine che ho avuto è questa. Eh, la sorgente, che io la vedo in realtà come luce, mh, dai suoi raggi viene emanato proprio come un ologramma complessivo, ok? Che è poi tutto l'universo. Come lo vedo io, questo ologramma è fatto in questa maniera. Allora, il grande ragno. Ah, pensa a te. Allora, mi viene questo grande ragno che abbiamo detto, la nonna ragno, la grandmother Mhm, spider, mhm. grandmother spider, che poi tra l'altro se inverti vedi che viene GSM. C'è il sistema, no, che riguarda tutti gli smartphone praticamente, no? Il sistema GSM. Allora, quindi c'è questo ragno. Il ragno tesse questa enorme, unica ragnatela che è, diciamo così, la cupola. La cupola è elettromagnetica, mm, e da un punto di vista energetico la cupola degli inganni, la prigione, diciamo. Ok? Poi c'è appena sotto questa mh, cupola ragnatela, attaccata all'addome, eh, un enorme telefono, uno smartphone proprio, con la batteria, Cima. sì, in cima, bravo, sì, in cima alla Mhm, cupola, attaccato alla parte sotto dell'addome della nonna ragno. mhm, Poi praticamente ci sono dei fili che vengono giù dalla ragnatela e che si collegano dietro, sì, nella zona più o meno cervicale delle persone, come se poi ognuno avesse anche in testa un ragno più piccolo, no? In mhm. maniera frattalica proprio, no? Il grande ragno, no? Ehm, fa scendere tanti fili e ogni filo, quindi per ogni persona, ha in testa un suo piccolo ragno. Ogni persona poi ha il suo piccolo smartphone in mano, che è proprio di nuovo, no? Il frattale, cioè la riproduzione, quello che è in grande, così in piccolo, così. E praticamente le persone caricano la batteria che alimenta il ragno lì. Mhm. Mm. Guardando anche il gioco dentro, e poi sono i vari video, insomma, i vari contenuti, no, all'interno dello smartphone, che sono in verità la nostra vita, cioè che sono le nostre creazioni. Che noi diamo al ragno. Sì, cioè, Anche noi che mettiamo in YouTube i nostri video, assolutamente sì. alimentiamo anche noi il ragno. Non parliamo delle foto in Instagram, in Facebook, dei vari contenuti dei creatori di contenuti, dei vocali su WhatsApp che forniscono esattamente la nostra voce. C'è una truffa che gira, che chiama le persone anziane con la voce del figlio o della figlia, Vero. e chiedendo mamma, mamma, ho perso, questo non è il mio telefono, mandami i soldi, ho perso tutto, mi hanno rubato tutto. Quindi i vocali, tutto quello che è stato piratato come divertimento o comodità, adesso ci si ritorce su conto. Bene, c'è il ragno, c'è la Matrix, ci siamo noi fessi col telefonino in mano,
Ma Monica, cos'è la I? Cos'è? Nel 1900 c'era la I? Allora, mm, eh, sempre, cioè nel senso che ehm, dove noi viviamo è artificiale, è tutto artificiale, anche noi siamo artificiali. Mhm. Ecco, cioè il senso è proprio questo, cioè a noi ci stanno facendo usare un'intelligenza artificiale in realtà per capire che è tutto artificiale. Se noi volessimo vedere la cosa da una prospettiva elevata ed evolutiva, questa è un'occasione per capire la vera sostanza della realtà. Tutto La vera artificiale. sì, assolutamente. Ok, però c'è una differenza tra il corpo umano, un uomo in carne e ossa e un uomo robot, di Tesla per esempio. Dipende sempre, no? La prospettiva che noi assumiamo, no? Per vedere questo che hai chiesto. Mm, Certo è che per noi che viviamo anche su un piano fisico, materiale, c'è una grossa differenza, ok? Se però ci alziamo di prospettiva e capiamo che la materia è un'illusione e non esiste, la differenza è energetica, cioè che noi abbiamo la vibrazione del cuore e una macchina non ha la vibrazione del cuore. benissimo, chiamiamo il ragno, quindi. Ecco, sai che quando tu prima hai detto quella cosa del messaggio fake con la nostra voce per dire sono in una situazione di emergenza, aiutami, dammi soldi, così, no? Ho visto proprio che eh, c'è sullo smartphone di ciascuno il ragno appoggiato con il corpo sullo schermo, quindi come a controllare le immagini. Però le zampe sono tutte rivolte al microfono, come se la voce fosse una delle cose più importanti, quasi anche delle immagini. Mm-mm. Il suono. Sì, il suono che noi emettiamo che è legato al cuore. Mi fa vedere il collegamento tra la gola e il cuore, è come se ehm, po- mm, quello fosse per esempio un elemento per ricaricare la batteria molto prezioso. Mm. Per esempio, anche per questo adesso vanno molto i podcast, c'è Mm. solo la voce. Va bene. E però tu mi avevi chiesto forse un'altra cosa, io mi sono persa dietro No, questa mi sono perso anche io. immagine. No, ti voglio fare, vediamo, io parlo, tu vedi, dimmi cosa vedi. Allora, io da bambino, piccolo Lucio, in campagna, vedeva spesso le ragnatele dei ragni e io ero molto attratto dai ragni. Non ho mai potuto toccarli perché no, in più mordono e sono pericolosi, però non si può dire che non siano affascinanti quando il ragno tesse la tela da zero, è un tessitore nato. Tira i 3-4 fili, poi crea il centro, poi fa tutto l'ordito, poi in un certo senso, poi capisce quando sta per piovere, quando non pioverà, quando c'è il brutto tempo, il bel tempo, poi c'è quello che resta al centro della tela, quello che si nasconde, quello che ha il filo per sentire la vibrazione della preda. Molto interessante, nessuno mi aveva mai detto nulla, me lo sono verificato e studiato da solo. E poi, come tutti i bambini, si sperimenta, si fa un passo nell'erba, salta una cavalletta, la si afferra al volo e la si dà da mangiare al ragno. La buttavo nella rete. Usciva il ragno, la insacchettava, la cavalletta non poteva nulla, lui la sedava con un veleno e poi se la mangiava, scioglieva. La cavalletta emetteva dalla bocca un veleno marrone che non serviva assolutamente a nulla e ciao cavalletta. E allora
Un bel giorno Lucio, non Lucifero, disse: va bene, ma allora facciamo ragno contro ragno. Prese un bastoncino, raccolse su la tela e il ragno di un'altra tela e fece scendere il ragno sul bastoncino con il suo filo, tipo pendolo, no? Pendolino di ragno. E una e due, e boom, l'ho buttato nella retela di un altro ragno, possibilmente più grosso. Ragno contro ragno, è quello che voglio fare adesso. Pum. Solo che nel secondo ragno che buttiamo nella tela del ragno c'è dentro la sorgente. Allora, aspetta, tu vorresti, cioè, questa grande nostra ragnatela che ci sovrasta C'ha un ragno che abbiamo è creato dominata dal noi, ragno, esatto, gli sì. abbiamo dato noi tutti via, ma non c'è dentro la sorgente. Facciamo scendere dalla sorgente un filo con un nuovo ragno, non so perché io lo vedo rosso, luce, rosso, fuoco, lava. L'altro invece lo vedo nero. Lo buttiamo sopra. Io non andavo tanto per il sottile, li sbattevo uno contro l'altro. Mm. Che In succede? realtà quella lì è la vedova nera, che è nera con le macchie rosse e c'è già la fusione del rosso e del nero. Tu Io non la vedo infatti hai nera qua. disegnato uno dei passaggi di ragno addizionato a ragno. Mhm. eh, che c'è stato. Tu hai visto una cosa che c'è stata. Quando? Una specie di implementazione, secondo me. 2000. Mhm. C'è stata questa implementazione, per cui il ragno, che come hai notato tu era nero, mm, Mhm. è stato sommato, diciamo così, ad un ragno rosso che ha lasciato le sue 13 macchie sul dorso, che poi la vedova nera, diciamo. Ecco. Mhm. Infatti poi penso che lì dall'anno 2000 tanti sacrifici sono avvenuti il giorno 13, come 13 macchie sul dorso. Eh, tanti, tanti delitti, tanti incidenti anche avvengono proprio il giorno 13. Tra l'altro questo mese la luna piena è il 13, vediamo un po'. Allora ne facciamo un altro. Nuovo ragno, il terzo. Ok. Bianco. Bianco, bravo, bianco. Questo ragno scende col suo filo, è fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, Mm, ovvero l'APS, sì. scende, bianco traslucente, ed è la consapevolezza di tutto quello che abbiamo già visto solo in parte, 2050, questo scenario, quell'altro, e quella cosa lì c'è già stata, anche se nel futuro c'è già stata. Chi segue questa sessione, indagine, crea la sua realtà in questa direzione, se lo vuole. Arriva il terzo ragno. Sembra quasi un bianco ghiaccio e si sovrappone questo ragno che ormai si è formato, che alla fine è nero e rosso, e lo congela. La temperatura diventa talmente tanto fredda
da atrofizzare la grande nonna ragno. Tutta la ragnatela anche è congelata, quindi è dura. E vedo per esempio te che puoi facilmente martellare Mm. un pezzettino della ragnatela e crollano poi come un domino altri pezzi. È divertente, Mm, molto. perché Grande le crepe soddisfazione. sono divertenti, fanno un bel rumore, i pezzi che si spezzano sono divertenti. Non avete mai staccato i pezzi di ruggine da un cancello con il dito mentre siete al telefono? Io l'ho fatto di recente, pelato, povero cancello. Era veramente divertente. Pelo. Attenzione però, questa cosa non è il lavoro che Cristina, Monica e Lucio fanno per tutti. Questo è un lavoro che fanno solo le persone consapevoli. Terra a terra le persone che fanno una sessione con noi, un lavoro su di sé, un lavoro al di fuori delle sessioni, che le ascoltano e le capiscono davvero. E non mi vengono a dire, ho visto gli arcangeli, mi hai destabilizzato, ma devo credere a qualcosa, crederò agli arcangeli, quindi la sessione non la faccio. Per questa gente non vale il terzo ragno, giusto? O sbaglio? Magari sbaglio, eh? No, no. Proprio in virtù del fatto che ci sono infiniti universi. Se le vostre vite continuano ad andare non come volete, è perché non agite e perché volete fare quell'esperienza. E allora fatela. Osserverete questo video, vedrete il terzo ragno e ve lo dimenticate dopo 2 secondi perché il terzo ragno per voi non esiste. Monica, la fusione è avvenuta? Certo. Dov'è la grande madre Spider? Ehm, si è praticamente congelata. La vedo tutta dura. Quindi adesso non sta dando dei comandi e non sta ricevendo nessun tipo di energia dalla batteria. Arrivano gli impulsi. Ehm, è tutto congelato adesso. E quindi è proprio come se quando ci sono le temperature molto basse e tutto si arresta, no? Non passa l'acqua, non passa nulla. È un momento proprio di fermo totale, di congelamento, di attesa. Andiamo avanti. Mm. Quindi diverse persone si stanno occupando di sgretolare questa ragnatela, grande ragnatela di ghiaccio. Come hai detto tu, è anche molto divertente. Mhm. Ci sono dei suoni mh, che danno veramente grande soddisfazione. Ra, ra. Però, Così, rara. ra, ra. Occorre in qualche modo anche raggiungere la grande nonna ragno congelata sopra. Non ho capito chi raggiunge? È importante Mhm. riuscire a raggiungere anche la grande nonna che adesso sta in cima ed è congelata, perché altrimenti poi lei ripristinerà il tutto quando si scongela. Andiamo. Adesso tu sei lì sopra, Io vorrei in chiamare cima gli alla cupola. animali. Vorrei chiamare gli amici animali.
Il mondo In non è primis dell'uomo, è di è tutti. venuto l'orso bianco, Mm. poi ci sono tipo dei ghiri, Dei ghiri? sì, tanti topolini, i panda, i pesci, uccelli vari. Allora arrivano anche i serpenti, perché ci sono anche Mhm. loro, Mhm. e gli insetti. E che facciamo? Saltiamo? Il primo che è arrivato, che è l'orso, vedo che con queste unghie ha iniziato a grattare questo enorme ragno, creando quasi una polvere. Lo sta sbriciolando perché è durissimo. E tutti quanti a seguito, vedo anche per esempio animali che hanno i denti molto affilati, procedono nello sgretolamento, nello sbriciolamento. Partecipano tutti, anche gli uccellini, beccando. C'è chi, come dici tu, salta sopra, dà dei pugni per creare vibrazione e sgretolamento. E arriva a esserci una specie di mucchietto finale. E poi è come se tutti decidessimo di soffiarci sopra, perché questo, che è una creazione della sorgente, ritorni alla sorgente e venga lì armonizzata. Riutilizzata per... Riutilizzata. Ritorna alla sorgente. Sì, Ok. Grande madre e madre, non c'è più nessun ragno. non c'è più. E non c'è più neanche la cupola. E adesso? Com'è la Matrix? È più colorata, i colori sono più luminosi. È come se la profondità anche degli oggetti e della natura fosse maggiore. È proprio un modo diverso di vedere, anche di sentire. I suoni hanno un'altra profondità nel nostro orecchio. E il cuore è una percezione diversa di quello che si prova, i sentimenti che si provano. La sensazione è che tutti i vecchi rancori siano dissolti. Qual è la tua vibrazione, Monica? Io credo che sia 200 milioni. Di miliardi. Sì, Quella di Cristina? e siamo tutti così uguali. Mhm. Siamo tutti uguali. Che stiamo iniziando a capire che siamo la stessa cosa. E questo è il primo elemento per capirlo. Beh, dopo questo io non ho altro da aggiungere.
Tu, Monica? No, nemmeno perché tutto quanto si è ridimensionato. Avevamo anche altre domande, altri argomenti che magari tratteremo in un'altra situazione, ma sarebbero veramente inutili, secondo me. Sì, c'è un'energia diversa e non c'è neanche più l'eco. Chi mandava l'eco prima? Come anche ieri. A tutti i guardiani che vogliono garantire la cupola e quindi il ritorno, mm? E quindi mantenere la prigione. E adesso dove sono? Non li vedo più. Si sono sgretolati, prima congelati e poi sgretolati insieme alla cupola. E Elon Musk? Anche lui riassorbito all'interno della sorgente. Vabbè. Abbiamo finito.